Buongiorno a tutti, sono Lucas. Oggi voglio parlarvi di qualcosa di semplice, ma allo stesso tempo molto speciale. Voglio parlarvi di una mattina in Italia, non una mattina straordinaria, non un viaggio avventuroso o una grande avventura. Solo una mattina tranquilla, lenta, piena di piccoli momenti belli. Perché a volte sono proprio i momenti più semplici quelli che rimangono nel cuore più a lungo. Mi chiedo, voi avete mai avuto una mattina perfetta? Una mattina in cui tutto sembrava andare bene, in cui il tempo sembrava muoversi più lentamente, in cui sentivate di essere davvero presenti, davvero vivi, Io ne ho avuta una. e voglio raccontarvela. Era un martedì di aprile. Mi ero svegliato poco prima delle 7, senza sveglia. La luce entrava piano piano dalla finestra, una luce dorata, calda, quella luce che solo la primavera sa dare. Ero a Firenze, in un piccolo appartamento nel quartiere di Oltrarno. Un posto tranquillo, lontano dal rumore turistico del centro. Le strade erano ancora silenziose. Si sentiva qualche uccello cantare fuori e lontano, molto lontano, il suono di una campana di chiesa. Mi sono alzato lentamente, niente fretta, niente telefono, niente messaggi, niente notifiche. Solo io, la luce e quella sensazione meravigliosa di avere tutto il tempo del mondo davanti a me. La prima cosa che ho fatto è stata aprire la finestra. L'aria di aprile a Firenze è qualcosa di difficile da descrivere. È fresca, ma non fredda. Profuma di fiori, di terra bagnata dalla pioggia della notte prima, di caffè che sale dai bar vicini. Ho respirato profondamente. Una, due, tre volte e ho pensato: che bello essere qui. Sapete, quando si vive in una città grande o quando si ha una vita molto occupata, spesso ci si dimentica di respirare davvero. Si corre sempre, si pensa sempre al prossimo impegno, alla prossima cosa da fare. Ma quella mattina a Firenze io non avevo nessuna fretta e quella sensazione di libertà, era incredibile. Sono andato in cucina. Avevo comprato il giorno prima un piccolo pacchetto di caffè al mercato vicino a casa. Caffè italiano, ovviamente. Ho preso la moka, quella piccola caffettiera italiana che si mette sul fuoco. L'ho riempita con cura. L'acqua fino alla valvola, il caffè nel filtro, non troppo pressato, e l'ho messa sul fornello. Poi ho aspettato. Aspettare il caffè della moka è un momento speciale. Non è come premere un bottone su una macchina moderna. È un processo lento, quasi rituale. Si sente prima il calore, poi un piccolo sibilo, poi il profumo, quel profumo intenso, scuro, caldo, che riempie tutta la cucina. E quando il caffè è pronto, lo si sente. La moka lo dice con un suono preciso, un gorgoglio soddisfatto. Ho versato il caffè in una tazza piccola. Niente latte, niente zucchero, solo caffè. L'ho portato vicino alla finestra e l'ho bevuto lentamente, guardando fuori. La strada sotto stava cominciando a svegliarsi. Un signore anziano passava con il suo cane, un piccolo bassotto bianco e marrone che annusava ogni angolo del marciapiede con grande serietà. Una donna in bicicletta attraversava la strada, le borse della spesa appese al manubrio. Un gatto arancione era seduto sul davanzale del palazzo di fronte, fermo come una statua, con gli occhi socchiusi al sole. Mi sono sentito parte di tutto questo, non un turista che guarda la città da fuori, ma qualcuno che appartiene a quel momento, a quella strada, a quella mattina. Dopo il caffè ho deciso di fare una breve passeggiata prima di fare colazione. Questo è qualcosa che gli italiani fanno spesso, uscire al mattino, camminare un po', magari fermarsi al bar per un cornetto, salutare i vicini. È un rituale sociale, un modo di connettersi con il quartiere, con la vita quotidiana. Ho messo una giacca leggera e sono uscito. Le strade di Oltrarno al mattino presto hanno qualcosa di magico. Sono strette, lastricate di pietra, con i palazzi antichi che si alzano su entrambi i lati. Non c'è ancora la folla del giorno, nessun gruppo di turisti con le macchine fotografiche, nessun rumore di autobus, solo qualche persona che cammina con calma, qualche negoziante che apre la saracinesca del suo negozio, qualche vecchio seduto su una panchina a leggere il giornale. Mi sono fermato davanti a una piccola panetteria. Il profumo era irresistibile. Pane fresco, dolci, qualcosa di caldo e dolce che non riuscivo a identificare. Sono entrato. Dentro c'era una donna di mezza età, con un grembiule bianco, che stava sistemando dei cornetti sul bancone. Mi ha sorriso quando sono entrato. Buongiorno, ha detto con una voce allegra. Cosa prende? Buongiorno, ho risposto. Un cornetto alla crema, per favore. Subito. Mi ha dato il cornetto in un piccolo foglio di carta. Era ancora caldo. L'ho mangiato lì, in piedi davanti al bancone, come si fa in Italia. Non mi sono seduto, non ho preso il telefono. Solo io e quel cornetto meraviglioso.
con la crema che usciva un po' da un lato. Voi avete mai mangiato un cornetto italiano? Sono diversi dai croissant francesi, più morbidi, più dolci, più leggeri. E quando sono appena fatti, quando sono ancora caldi, è difficile descrivere quanto siano buoni. Bisogna provarli. Ho ringraziato la signora e sono uscito di nuovo. Ho continuato a camminare verso il fiume. L'Arno al mattino è bellissimo. L'acqua riflette il cielo. I ponti antichi si alzano sopra di essa con eleganza e sulle rive ci sono persone che corrono, che leggono, che si siedono a guardare l'acqua scorrere. Mi sono fermato sul ponte vecchio. Il ponte era quasi deserto a quell'ora, più tardi si sarebbe riempito di turisti e venditori, ma in quel momento era tranquillo. Ho appoggiato le braccia sul parapetto e ho guardato l'Arno. L'acqua era verde e silenziosa. Un gabbiano volava in cerchi lenti sopra di essa. Lontano si vedevano le colline di Firenze, già verdi di primavera. Ho pensato, quante persone sono state qui, in questo stesso posto, a guardare questo stesso fiume? Quante storie, quante vite, quante mattine tranquille come questa. Forse questa è una delle cose più belle dell'Italia. Non è solo la bellezza dei luoghi, le chiese, i musei, le piazze. È la sensazione di essere parte di qualcosa di molto antico, di una storia lunghissima che continua ancora oggi. Quando si cammina per le strade di Firenze, o di Roma, o di Venezia, si cammina sulle stesse pietre su cui hanno camminato persone per secoli. C'è qualcosa di molto umile e allo stesso tempo molto meraviglioso in questo. Sono rimasto sul ponte per un po', senza fare niente, senza pensare a niente di particolare, solo presente, solo lì. Poi ho deciso di tornare a casa per fare una colazione più abbondante. Avevo comprato il giorno prima del pane, della marmellata di albicocche e del burro. Ho preparato delle fette di pane tostate, le ho spalmate con il burro e poi con la marmellata e mi sono seduto al tavolino vicino alla finestra a mangiare con calma. Ho aperto un libro, stavo leggendo un romanzo italiano, non troppo difficile, con una storia semplice ma bella. Leggere in italiano quando si sta imparando la lingua è uno dei modi migliori per migliorare. Non bisogna capire ogni parola, basta seguire la storia, sentire il ritmo della lingua, abituarsi ai suoni e alle strutture. Pian piano tutto diventa più chiaro. E voi, state cercando di imparare l'italiano? Forse ascoltando storie come questa, forse leggendo, forse guardando film italiani? Qual è il vostro metodo preferito? Mi piacerebbe saperlo, scrivetelo nei commenti se volete. Ho letto per circa mezz'ora, sorseggiando ogni tanto un altro caffè, questa volta più lungo, più leggero, in una tazza grande. Fuori, la città si stava svegliando completamente. Si sentivano più voci, più movimenti, il rumore di qualche motorino in lontananza, ma nel mio piccolo appartamento, con il libro in mano e il caffè sul tavolo, il mondo sembrava ancora tranquillo. Verso le 9 ho fatto una doccia, lenta anche quella. Ho usato un sapone profumato che avevo trovato in una piccola boutique artigianale vicino al mercato di San Lorenzo. Profumava di lavanda e agrumi, uno di quei piccoli lussi semplici che rendono una giornata speciale. Mentre mi vestivo, ho sentito il rumore della città che aumentava fuori. Ma non mi sentivo ansioso, non mi sentivo in ritardo, non mi sentivo come se dovessi correre da qualche parte. Quella mattina mi aveva dato qualcosa di prezioso, calma, presenza. La capacità di essere nel momento, senza pensare al passato o al futuro. Una routine mattutina tranquilla, in Italia, non è solo una questione pratica. Non è solo svegliarsi, fare il caffè, mangiare qualcosa e uscire. È una filosofia, è un modo di dire, questo momento conta, questa piccola tazza di caffè conta, questa luce sulla finestra conta, questo suono della città che si sveglia conta. Gli italiani lo sanno bene. C'è una parola italiana, dolce vita, che in inglese viene tradotta come sweet life. Ma non è solo una vita di lusso o di piaceri grandi, è una vita fatta di piccoli piaceri quotidiani. Un buon caffè, una conversazione con il vicino, una passeggiata senza fretta, un cornetto caldo, il sole sulla pelle, il suono delle campane. Questi sono i tesori veri. Non costano niente, ma valgono tutto. Quel mattino a Firenze ho capito qualcosa di importante su me stesso e sul modo in cui voglio vivere. Ho capito che non ho bisogno di grandi avventure per essere felice. Ho bisogno di presenza, di attenzione ai piccoli momenti, di quella qualità di luce che si vede solo al mattino, quando il mondo è ancora silenzioso e tutto sembra possibile. E forse anche voi, ascoltando questa storia, avete ricordato una mattina speciale nella vostra vita. Una mattina tranquilla, semplice, bella.
Un momento in cui vi siete sentiti davvero bene, davvero presenti. Se è così, scrivetelo nei commenti. Raccontatemi di quella mattina, da dove eravate, cosa stavate facendo, cosa avete sentito. Mi piace molto leggere i vostri commenti. È un modo per conoscervi meglio, per capire da dove venite e come usate l'italiano nella vostra vita. Ogni commento è una piccola finestra sul vostro mondo e io la apprezzo molto. Se questa storia vi ha aiutato a praticare l'italiano, se avete capito bene, e vi siete sentiti immersi nella lingua, se avete imparato qualche parola nuova, allora considerate di mettere un mi piace al video. Aiuta molto il canale a crescere e soprattutto aiuta altre persone che stanno imparando l'italiano a trovare questo tipo di contenuto. E se siete nuovi su Wow Podcast Italian, benvenuti. Qui trovate storie in italiano semplice. Pensate per chi sta imparando la lingua. Non spieghiamo la grammatica, non facciamo lezioni formali. Raccontiamo storie. Storie come questa, di mattine tranquille, di posti bellissimi, di momenti semplici che diventano indimenticabili. Se volete continuare questo viaggio con noi, iscrivetevi al canale, così non perderete le prossime storie. Nuovi episodi escono regolarmente e ogni storia è un'occasione per immergersi ancora di più nella lingua e nella cultura italiana. Bene, è quasi ora di salutarci. Quella mattina a Firenze è rimasta con me. Non ho foto di quella passeggiata sul Ponte Vecchio. Non ho registrazioni del suono del caffè nella moka, ma le ho qui, dentro, nella memoria, nel cuore, in quel posto speciale dove vanno le cose belle. L'Italia ha questo potere. Ti entra dentro lentamente, gentilmente, senza che tu te ne accorga. E poi, un giorno, ti rendi conto che una parte di te appartiene a quei luoghi, a quella luce, a quella lingua. Spero che anche voi abbiate la possibilità, prima o poi, di vivere una mattina così, lenta, tranquilla, piena di piccoli momenti bellissimi. In Italia o in qualsiasi altro posto che amate, prendete cura di voi, trovate un momento di calma ogni giorno e continuate a praticare l'italiano. Ogni ascolto conta, ogni storia vi porta un po' più avanti nel vostro percorso. Ci vediamo al prossimo episodio. Buongiorno e a presto.